Per esempio alla spedizione del Nanga Parbat d'inverno nel 2016 mi sentivo accettata nel team come, diciamo, una di loro, non mi sentivo come donna e volevo essere trattata così, volevo portare gli stessi chili, volevo decidere, volevo fare le cose come tutti gli altri ed era molto importante per me. Però quando siamo arrivati al campo 4 e siamo ritornati tutti quanti alla tenda dopo la salita degli altri e la mia non salita, era un momento molto speciale perché nessuno era felice, tutti erano finiti, molto esausti e siccome avevo i miei problemi fisici, avevo da lottare tanto e in questo momento ho capito per la prima volta nella mia vita che non è vero che voglio essere visto come uomo, voglio essere vista come la donna che sono. Però dovevo essere ancora più forte di loro in questo momento perché dovevo piangere nel mio segreto che loro non vedevano questo ulteriore peso nella situazione ed era molto difficile per me. E mesi dopo ho parlato a Simone a questo e gli ho detto: Simone, lì sei stato... cosa ho detto? O lì non mi piaceva il tuo comportamento perché mi sentivo molto sola e avevo solo bisogno di un abbraccio o di una bella parola e invece mi sentivo che dovevo essere ancora molto più forte di voi. Ed ancora oggi, dopo 3 anni, si scusa ancora e solo forse 3 giorni fa era di nuovo, abbiamo parlato su una cosa del genere e ha detto: e Tami, non faccio più come al Nanga Parbat. Quindi molto carino. Io sicuramente vedo molto diverso la figura della donna e dell'uomo in montagna perché siamo molto diversi. L'uomo è molto più razionale, vede più l'obiettivo e la donna forse vede la strada verso l'obiettivo, è molto più sensibile. E forse anche per questo un team di una donna e di un uomo funziona molto bene se sono più o meno sullo stesso livello perché si può creare, secondo me, un mix perfetto per essere di successo. Sicuramente avevo problemi o facevo fatica con la mia femminilità. Già da piccola ho sempre voluto far vedere ai maschi che io sono almeno ugualmente forte come loro e ci siamo dati delle botte ogni giorno quando siamo andati a scuola e mi ricordo come se è stato ieri. E quindi sono già cresciuta con questo pensiero, ai maschi lo faccio vedere. E poi sono sempre andata in palestra, ho fatto sport, volevo sempre essere forte, però poi man mano che sono andata avanti ho capito che forse nego questa mia femminilità e forse non voglio veramente sentirmi una donna perché capivo che per me la donna era sempre un po' più giù, aveva un po' meno valore perché non era così forte. Però adesso capisco che se la donna accetta questo suo dono di essere donna, di essere femminile, allora ha capito tantissimo e una donna che sa della sua forza, secondo me lì non ci sono più limiti perché può guidare anche gli uomini. E era un percorso lungo per me e anche adesso faccio fatica a portare i tacchi, però ho accettato la mia femminilità e devo dire che sto molto meglio perché non possiamo far finta di non essere una cosa o non possiamo
imitare qualcuno che non siamo, noi dobbiamo vivere quello che ci ha dato il buon Dio, il talento che ci ha dato. Tutti siamo totalmente diversi, tutti siamo fantastici e bellissimi, e quindi ognuno dovrebbe con tanto rispetto accettare questa sua dote e lavorarlo il meglio possibile per diventare una luce per il mondo.